Ma quanto costa il nostro investimento? Ciao a tutti, io sono Adriano Biason, trader professionista e vi insegno come investire i vostri soldi sui mercati azionari americani. Le spese dell'investimento sono un qualcosa che spesso viene trascurato. I trader non lo prendono in considerazione perché pensano che siano piccoli. Un po' sono forse influenzati dalla pubblicità ingannevole che fanno spesso i broker, dicendo che non ci sono commissioni da pagare, dicendo che gli spread sono piccoli e competitivi. E questo fa pensare che quindi le spese che noi faremo per il nostro investimento siano trascurabili. Andiamo a vedere invece quanto effettivamente incidono sul nostro investimento. Fondamentalmente le spese a cui andiamo incontro quando facciamo un ordine sul mercato sono due. Uno si chiama spread e l'altro si chiama finanziamento di overnight. Lo spread che cos'è? Quando noi acquistiamo un CFD, possiamo acquistare il CFD in due modalità differenti, una aprendo posizioni long e una aprendo posizioni short. Comunemente vengono dette acquista e vendi, ma non è esattamente corretta la definizione. Una posizione è long quando noi ci aspettiamo che il mercato salga, il valore del nostro strumento finanziario salga. Una posizione si dice short quando noi pensiamo che la quotazione del nostro strumento finanziario andrà diminuendo. Quindi il CFD ci viene offerto con due quotazioni, la quotazione long e la quotazione short. Ecco, la differenza tra queste due quotazioni è detto spread. Vediamo un esempio. Se noi guardiamo la seguente slide, vediamo che l'indice Nasdaq 100 ha nel momento in cui è stata fatta la slide due quotazioni, una quotazione long di 13.328 punti,7 e una quotazione short di 13.326 punti,8. La differenza tra questi due valori costituisce lo spread, pari in questo caso a 1,9 punti. Ma questo numero di per sé non ci dice niente, quello che conta è a quanto corrisponde la sua variazione percentuale. In questa formula possiamo vedere il calcolo dello spread percentuale e vediamo che 1,9 punti di spread rapportato alla quotazione di acquisto corrisponde allo 0,014% del nostro capitale. Significa che quando noi acquistiamo un CFD sull'indice Nasdaq spenderemo lo 0,014% del capitale che noi andiamo a investire. Quindi se noi prendiamo gli esempi che abbiamo fatto nei precedenti video, prendendo un investimento pari a 600 euro, il costo della nostra operazione sarà di 8 centesimi e mezzo circa. Andiamo invece a vedere la situazione per quanto riguarda un'azione. Allora noi possiamo vedere nella seguente slide, prendendo ad esempio le azioni di Tesla, potevo prendere qualsiasi altra azione, notiamo che lo spread viene calcolato come la quotazione long di 621,92 meno la quotazione short di 617,27 ed è pari a uno spread di 4,65 punti. Come vi ho detto prima, 4,65 punti non ci dice niente, abbiamo bisogno di sapere la sua variazione in termini percentuali. Quindi calcoliamo lo spread percentuale e notiamo che 4,65 punti rapportati alla quotazione long corrisponde allo 0,75% di spread percentuale. Il che, se noi prendiamo l'investimento di 600 euro che abbiamo preso negli esempi precedenti, corrisponde a un valore di 4,5 euro. Quindi aprire la nostra posizione long su Tesla ci costerà 4,5 euro. Cosa significa questo? Vi ricordate nei video precedenti quando abbiamo detto che l'indice Nasdaq guadagna mediamente al giorno lo 0,075%, almeno questo negli ultimi 10 anni? Beh, da questo 0,075% dobbiamo togliere 0,014% corrispondente al costo di acquisto del nostro CFD. Quindi la rendita media giornaliera sarà pari a 0,061%. Il che ci permetterà di guadagnare sì, ma un po' di meno rispetto a quello che ci aspetteremo. E vi ricordate quando vi dicevo nello scorso video che invece un'azione media dell'indice Nasdaq guadagna giornalmente lo 0,17%? Beh, allora capite perfettamente che in questo caso acquistare ogni giorno un'azione diversa ci porterà una perdita semplicemente a causa delle spese.
perché se un'azione media guadagna lo 0,17% e l'azione media ha lo 0,75% di spread, siamo certi che con questa strategia andremo a perdere ogni giorno. Questo vi spiega anche perché possiamo pensare di aprire e chiudere giornalmente posizioni sull'indice Nasdaq, ma non possiamo pensare di farlo sulle azioni, e questo quindi vi spiega per quale motivo le azioni sono degli strumenti finanziari che rendono a medio-lungo termine. Mentre acquistando CFD sull'indice Nasdaq possiamo anche pensare di fare del day trading, quindi trading con operazioni giornaliere. Anche però con strumenti come l'indice Nasdaq dobbiamo stare molto attenti, perché se pensiamo di fare intraday trading, quindi fare molte operazioni all'interno di un'unica giornata, allora dobbiamo stare molto attenti, perché se giornalmente la variazione media è dello 0,075%, se pensiamo di aprire e chiudere posizioni in intervalli di 1-2 ore, allora andremo sicuramente a perdere, perché lo spread su tempi così corti di 1-2 ore è più grande della variazione media del nostro titolo finanziario. È per questo motivo che fare intraday trading o day trading bisogna essere estremamente bravi, bisogna essere estremamente esperti. Ed è proprio perché moltissimi trader amatoriali non prendono in considerazione le spese dovute allo spread e fanno trading magari intraday o day trading e poi vanno a perdere completamente il loro capitale, tutto quanto in spese di spread. C'è poi un'altra spesa che grava sul nostro investimento ed è il cosiddetto finanziamento di overnight, ossia i soldi che il broker ci chiede per mantenere aperte le posizioni quando il mercato è chiuso. Nel caso di un indice come può essere l'indice Nasdaq, il finanziamento di overnight è circa uguale allo spread, quindi aprire e chiudere la posizione giornalmente o tenerla aperta per diversi giorni è più o meno equivalente. Fortunatamente per le azioni non è così, il finanziamento di overnight è più basso rispetto allo spread che dobbiamo pagare all'inizio per aprire la nostra posizione. Tuttavia non è così basso come potrebbe essere per un indice azionario o come potrebbe essere ad esempio per una valuta, euro-dollaro o una materia prima, per esempio. Per le azioni potrebbe essere ad esempio uno 0,05% rispetto all'investimento che noi andiamo a fare. Andiamo adesso a vedere una tabella di confronto tra le spese che dobbiamo sostenere per investire sull'indice Nasdaq 100 e rapportato alle spese che dovremo sostenere per acquistare un'azione sempre appartenente all'indice del Nasdaq 100. In questo caso abbiamo preso come esempio Tesla. Se andiamo a vedere la seguente tabella, mettiamo a confronto l'indice Nasdaq 100 con un'azione, qui ho scritto Tesla, ma potrebbe essere anche una qualsiasi altra azione, perché i valori che sono stati inseriti sono dei valori medi. A parità di investimento, 600 euro, l'indice Nasdaq, come abbiamo visto nei precedenti video, ci avrebbe portato un guadagno medio di 129 euro, mentre un'azione ci avrebbe portato un guadagno medio di 325 euro. Lo spread su Nasdaq 100 è pari a 0,085 euro, 8 centesimi e mezzo, mentre per quanto riguarda Tesla lo spread è di 4,5 euro, quindi notiamo che lo spread dell'azione è molto più alto rispetto allo spread dell'indice. E andiamo anche a valutare il finanziamento di overnight. Per quanto riguarda l'indice Nasdaq 100 è circa uguale allo spread, quindi 0,085 euro, mentre per quanto riguarda l'azione abbiamo detto che è più basso, circa lo 0,05%, ma poi dipende da broker a broker, e potrebbe essere pari a 30 centesimi, 0,3 euro. Mettendosi nella condizione di fare l'acquisto e poi mantenersi l'azione per un anno, abbiamo che lo spread viene pagato soltanto una volta quando apriamo la posizione, mentre il finanziamento di overnight dobbiamo pagarlo ogni notte sostanzialmente che passa. In un anno ci sono circa 260 giorni di transazione e quindi andando a moltiplicare tutto per 260 notiamo che il profitto che noi otteniamo dall'indice Nasdaq, tolte le spese
dovute allo spread e dovute al finanziamento di overnight passa da 129 euro a 106,9 euro, mentre per quanto riguarda l'azione media passa da 325 euro a 242,5 euro. Quindi vedete che le spese che noi dobbiamo fare sul nostro investimento non sono per nulla trascurabili, e questo è anche il motivo per cui tantissimi trader perdono il loro denaro, perché tengono conto soltanto dei profitti lordi senza valutare il fatto che questi profitti poi devono essere soggetti a delle spese che dobbiamo fare. Bene, siamo arrivati in fondo anche a questo video. Io vi ringrazio per avermi seguito, spero di essere stato chiaro. Se avete qualche domanda lasciatela nei commenti. Se vi piace quello di cui vi sto parlando, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e niente, ci vediamo al prossimo video, parleremo di come si scelgono le azioni. Ciao a tutti!